Ivan Fiorillo per Radio Onda Verde. Nel 1844 Nicola Leoni non stava semplicemente scrivendo un libro di storia, stava mettendo nero su bianco un manifesto d'identità per una terra che il resto d'Europa faticava a comprendere. Il primo volume della Magna Grecia e delle Tre Calabrie è una sfida intellettuale lanciata dai circoli di Napoli e proiettata nel cuore pulsante del Mezzogiorno. Tra le centinaia di pagine cariche di dati, biografie e osservazioni scientifiche, Monteleone emerge con una forza narrativa che la trasforma in qualcosa di molto più complesso di una semplice città di provincia. Per Leoni, l'attuale Vibo Valentia rappresenta il baricentro morale e culturale di quella che all'epoca era la Calabria ulteriore, un luogo dove la nobiltà del passato si scontra e si fonde con le ambizioni della modernità. Leoni entra nel territorio vibonese con l'occhio di chi vuole smentire i luoghi comuni. Il suo racconto parte dalla terra stessa, da un'analisi topografica che restituisce dignità alla conformazione del suolo. Ci spiega chiaramente che chiamare quel luogo Monteleone non deve trarre in inganno. La città non poggia su un monte isolato e statico, ma vive su un terreno inclinato che scivola con decisione dagli Appennini verso le sponde del Tirreno. Descrive i colli ameni e le vallate fertili, ma non dimentica la durezza del paesaggio, segnato da burroni profondi e solchi scavati dall'acqua. In questa descrizione Monteleone diventa una terrazza strategica, un punto di osservazione privilegiato che domina il mare e controlla l'orizzonte. È un paesaggio dinamico che riflette il carattere di una comunità abituata a guardare lontano, ma la vera notizia nel resoconto di Leoni è lo straordinario fermento intellettuale che animava le strade vibonesi a metà Ottocento. L'autore punta i riflettori sull'Accademia Fiori Montana, un'istituzione che definisce fondamentale per il progresso civile dell'intera regione. Monteleone era un centro di studi dove la filosofia di Bernardino Telesio non era un reperto da museo, ma una materia viva che alimentava il dibattito tra giuristi, storici e scienziati. La città respirava una cultura europea, capace di dialogare con le grandi correnti di pensiero senza perdere la propria specificità. Leoni vede in questo attivismo la prova che la Calabria non era una terra di barbari, ma un polo d'eccellenza dove la sapienza era considerata il motore principale del riscatto sociale. Il filo rosso che lega ogni capitolo è la continuità storica. Leoni non accetta l'idea di una rottura tra la città del suo tempo e le gloriose radici classiche. Ogni moneta antica ritrovata nei campi, ogni resto di muratura che richiama la greca Hipponion o la romana Wibona, viene trattato come una prova schiacciante di un'eredità mai interrotta. Cita con precisione i templi perduti, come quello celebre di Proserpina, facendone il pilastro su cui poggia la dignità dei cittadini vibonesi. Per l'autore, la Monteleone ottocentesca è la custode legittima di una maestosità antica che continua a influenzare i costumi, le leggi e l'ambizione della sua classe dirigente. Non è erudizione fine a se stessa, è la costruzione di un'identità politica fondata sulla consapevolezza di essere i figli della Magna Grecia. L'opera di Leoni restituisce l'immagine di una comunità che ha saputo resistere ai cataclismi della natura e alle vicissitudini della politica borbonica, mantenendo intatto un orgoglio quasi aristocratico. Monteleone viene descritta come una città che produce cultura e che sa farsi guida per le province limitrofe. Attraverso le sue ricerche, Leoni offre una fotografia nitida di un centro vibrante, dove la bellezza del paesaggio e la profondità degli studi umanistici creano un equilibrio unico nel Mezzogiorno. È un racconto che profuma di orgoglio e di scoperta, capace di trasformare la statistica e la topografia
in un'epopea civile che mette al centro l'uomo e la sua capacità di generare bellezza in una terra spesso dimenticata dai grandi flussi della storia. Tutto questo patrimonio di dati e riflessioni ci consegna una visione di Vibo Valencia che merita di essere sottratta all'oblio delle biblioteche. Monteleone, nelle pagine delle ricerche, rimane il simbolo di una Calabria che ha saputo essere capitale morale e intellettuale, un punto di riferimento che ha ancora molto da insegnare a chi cerca di comprendere le radici profonde del nostro presente. Ivan Fiorillo per Radio Onda Verde.